Noi mangiamo le capre una volta al giorno, alla mattina. Le mangiamo a mano per motivi di praticità, perché qua su non abbiamo l'elettricità e non abbiamo l'acqua, quindi ci è più comodo mungerle a mano e sotto questo aspetto è anche più efficiente. No, luglio viene. No. Sì, agosto e settembre non viene. Da un mese circa che come razione la mattina stiamo dando la crusca fermentata con il siero. Quindi la crusca che compriamo, vabbè, biologica, però abbiamo imparato, diciamo, questa tecnica da un ragazzo che è stato in Sud America e lì si usa molto la crusca fermentata, che ha circa 15% di proteina e un 10% di fibra. Loro però la fanno fermentare per 40 giorni nei bidoni in maniera anaerobica. Invece noi abbiamo trovato questo sistema, si chiama latto fermentarla, quindi facciamo partire la fermentazione con una pasta madre che si usa per fare il pane, e anche nel siero fermentato ci sono chiaramente tantissimi batteri lattici e sieroproteine. Le mescoliamo, le facciamo fermentare a 25-30 gradi, insomma adesso è estate quindi c'è parecchio caldo, per almeno 24 ore finché notiamo quell'odore caratteristico di fermentazione lattica, quindi di pane. Questo ci permette quindi di risparmiare un po' sia a livello economico, perché chiaramente viene diluita questa razione, noi facciamo circa 2 parti di acqua, 1 parte di crusca, ma poi dipende dall'assorbimento. Intendevo dire chiaramente acqua quando non abbiamo il siero fermentato, se no quello lo utilizziamo. E abbiamo visto che le capre la mangiano molto volentieri. La stiamo ancora provando, la stiamo ancora studiando per vedere poi quali sono gli effetti. È venuta perfetta come consistenza. Buon. Quindi 8-9 mesi all'anno, insomma, quando non c'è la neve sul terreno e quando la vegetazione lo permette, pascolano nei boschi. Questo perché veniva già fatto e quindi anche il bosco ci fa dire, nonostante una volta venisse coltivato per il legname da opera, a maggior ragione oggi può sopportare, diciamo, il pascolo di 100 animali se fatto in maniera coerente con il piano forestale. Non ho mai fatto prima e sto imparando un sacco di cose. Un pascolo davvero particolare perché è nel bosco e anche in montagna in pendenza. Ed è una cosa molto interessante perché le capre possono scegliere loro cosa vogliono mangiare, possono scegliere loro la loro dieta e questo le permette di nutrirsi esattamente come le serve. È un istinto che se vivono tutta la vita in stalla va perso. E invece quando stanno fuori nel bosco e hanno tante piante diverse a disposizione, erbe, arbusti, si possono curare loro stessi e creare una dieta
per i loro bisogni. Esatto, e questo alla fine, se riescono, crea una capra più sana. Un ritrovamento di una lettera che c'è nelle cronache, insomma, di storia del 1787, in cui gli abitanti di Margone chiedevano al vescovo di Trento di poter tenere anche per quell'anno il solito numero, si legge, di 100 capre. E quindi ecco, da lì è nata un po' la curiosità di capire come un gruppo di 150-200 persone potesse tenere appunto in un paesino di montagna senza acqua un numero considerevole di animali. Quindi questa è la ragione per cui ho scelto di allevare capre, cercare di fare qualcosa che già in passato veniva fatta e quindi in cui il territorio fosse già pronto a supportare e a sopportare, no? Come impatto, e anche l'animale che si introduce sia appunto già adatto a stare nel territorio. Infatti la cosa più difficile all'inizio è stata trovare la razza di capra da allevare e ancora siamo alla ricerca della razza giusta, nonostante queste nere di Verzasca, queste capre che vengono dalle Alpi, si trovino qui molto bene, ecco. Poi la lavorazione del latte è sempre crudo, quando appunto la tecnologia non lo richiede, quindi non è il caso dello yogurt chiaramente, però tutti i formaggi sono fatti con il latte crudo e con il latte innesto o comunque dei fermenti che crescono qui, che crescono sulle nostre mani, sulle mammelle delle capre, sulla lettiera, nel bosco. Questo per dare una dignità ai prodotti che facciamo, per dargli una collocazione nello spazio e nel tempo, no? Vengono da Margone, da questi boschi, da queste quote, da queste essenze e da questo tipo di lavorazione, da questo tipo di cura che abbiamo noi per gli animali. Questo è un formaggio fresco di capra che facciamo in questa bacinella con il latte appena munto. Allora, qual è il procedimento? Appunto, il latte munto esce ad una temperatura di 36-37 gradi circa, ancora caldo, quindi lo inoculiamo con il latte innesto, che è questo, che noi prepariamo, è del latte acidificato, questo è ancora giovane, sarà pronto dopodomani. Questo fa sì che parta la fermentazione di questo latte. Il latte viene lasciato in questo tino a temperatura ambiente, qui siamo a 22 gradi circa, quindi 20-22 gradi, per almeno 24 ore. Dopo circa 4 ore, quindi dall'aggiunta del latte innesto, metto una goccia di caglio di vitello in questo caso, che serve per dare un po' di nervo alla pasta, che se no sarebbe, vedete già qui, la pasta è molto, molto morbida. Questo è un po' di nervo che gli ha dato il caglio, se no sarebbe proprio spalmabile, verrebbe tutta una crema. Una volta riempite le fuscelle, si lascia sgrondare, girandolo e salandolo, per un altro giorno intero. E poi in quel momento è pronta la roviola o comunque il formaggio fresco. Con il siero che c'è qua sotto, che si sta accumulando qua sotto, invece produciamo il pane. Poi sì, i formaggi che vogliamo stagionare invece li facciamo seccare ancora per qualche giorno, 4-5 giorni, e dopo vengono trasferiti nel locale di stagionatura, nel nostro caso è una grotta. Allora, questa è un rifugio antiaereo che è stato scavato durante la guerra nel 1914,
1915, quindi durante la prima guerra mondiale. Questa era la seconda linea del fronte. Il fronte era sul Monte Creino, sul lago di Garda. È una grotta dove ho deciso di stagionare i formaggi, perché facendo delle prove ho visto che ci sono delle verdi, specialmente indigene della grotta, che attecchiscono bene sui formaggi e gli danno un sapore particolare e li fanno maturare in maniera molto interessante. E quindi ci tengo, insomma, ad avere un prodotto che sia lo specchio del territorio. In questo caso appunto c'è questa grotta e allora la stiamo sistemando per poterci mettere, ecco, i formaggi da stagionare. Questi sono i formaggi che portiamo in grotta. Allora, i formaggi entrano nudi e escono vestiti, che appunto ha subito un processo di maturazione grazie alle muffe. Poi piano piano le muffe che ci sono sulle pareti della grotta crescono e si trasferiscono sui formaggi. Questo è una cacciotta di 2 mesi. È interessante vedere come varie muffe si sviluppano tutte insieme sullo stesso formaggio, no? Sulla stessa ruota di formaggio. Una cacciotta quindi viene fatta con un procedimento, il latte viene riscaldato fino a 40 gradi e poi in questo caso si chiama presamica, quindi con il presame, con il caglio si fa coagulare e poi si trasferisce nelle fuscelle, viene salato a mano, salato a secco e poi stagiona un tempo di minimo 2 mesi. Questa è una forma di quasi 4 kg, quindi questa può stagionare tranquillamente anche 6 mesi o anche di più. Diciamo che in questo ambiente molto umido si possono portare le stagionature molto avanti. Beautiful. Il più grande output del latte non fosse il formaggio, ma il formaggio è come una chicca, un qualcosa di particolare, un 10, 15, 20% di sostanze, di grassi, di proteine che si estrapolano dalla lavorazione del latte, ma poi la stragrande maggioranza, quell'80% di siero fermentato è forse la cosa più preziosa che c'è nel latte e che per qualche motivo viene completamente ignorata e riciclata e scartata come se non avesse valore, ma sento che non è così, ecco. Sento che invece un ragionamento importante va fatto sull'utilizzo del 100% di quello che si estrae da questi animali. Noi siamo qui da un paio di anni con la nostra azienda agricola Capra Punk e portiamo i formaggi di capra, prodotti come la cacciotta stagionata in grotta, la robiola stagionata in grotta e poi ricotta, cacio ricotta, robiola fresca. Abbiamo anche il pane, produciamo anche pane fatto solo col siero del latte, quindi non c'è l'acqua, al posto dell'acqua c'è il siero del latte. Portiamo 2 tipi di pane e una focaccia. Tutto è fatto, tutte e 3 le ricette sono a base di grano tenero e poi nella focaccia c'è un'aggiunta di farro monococco, il primo pane c'è un'aggiunta di grano saraceno e nel secondo pane c'è un'aggiunta di segale e vene orzo. È tutto fatto con lievito madre. Ecco, questi sono i nostri prodotti. Forse il sogno è che possa contribuire a creare appunto un gruppo di persone che se la legano e se la portano avanti e che sia un po' questo il motivo forse della Capra Punk in realtà. Non tanto la creazione di un'azienda agricola, ma la creazione di un'azienda agricola fatta di tante persone che la fanno riuscire. E quindi ecco, staremo a vedere ancora quest'anno cosa riserverà e come andrà a finire.